Ciao a tutti, amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Scorpione, tendenze energetiche generali per la prima parte di febbraio 2023. Wow, abbiamo la carta del giudizio, amici dello Scorpione. Quando c'è il giudizio si parla di nuove idee, di illuminazioni, di chiamate proprio letteralmente, che può essere o la chiamata di tipo spirituale, quindi magari ehm, troverete quello che è la vostra vocazione piuttosto che la vostra linea guida nella vita, oppure si può trattare proprio di una chiamata di tipo fisico, quindi magari una persona che non sentite da tempo. La carta del giudizio fa anche riferimento a quello che è la rinascita, quindi la rigenerazione, ok? Bene, andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io come sempre vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente in segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione trovate il link ad un video che spiega come unire diversi oroscopi e trovate anche altri link interessanti ad altri video e playlist. Per trovare la descrizione, vicino al numero delle visualizzazioni c'è scritto altro, perlomeno questa è la visualizzazione dal telefono. Cliccando su questo altro si apre una tendina e in fondo, ricliccando di nuovo su un altro altro, si aprirà la tendina completa. Qui purtroppo YouTube ha cambiato un po' le impostazioni e diventa un po' più difficile trovare la descrizione, però c'è, è lì, cercatela bene. Allora, cominciamo con un 3 di bastoni, un asso di bastoni, un 2 di bastoni, un 7 di spade, un 2 di pentacoli, un fante di pentacoli, un asso di spade e un 2 di spade. Devo dire che avete asso, bastoni e spade e il 2 di bastoni e di spade. C'è anche un 2 di pentacoli poi. Allora, qui abbiamo 3, 1, 2, ok? Probabilmente si arriva da una situazione che è o era in espansione e qui con l'asso di bastoni sento che qualcuno farà qualche azione di tipo determinato, di tipo concreto, con intenzione. Ripeto, secondo me qui c'è già qualche cosa in ballo che avete iniziato e qui si tratta di fare proprio di agire per riuscire a raggiungere i vostri obiettivi fondamentalmente. Ragazzi, il 7 di spade è una carta che parla di avidità, di qualcuno che non ve la racconta giusta o di qualcuno che scappa. Allora, tecnicamente potreste essere voi o potrebbe essere una persona intorno a voi. Considerato che il 3 di bastoni è una carta che parla anche di lavoro, fate attenzione sul lavoro con chi iniziate qualche tipo di collaborazione piuttosto che progetto. Anche perché qui con il 2 di pentacoli ho come l'impressione che siate voi a dover gestire le cose fondamentalmente. Il 2 di pentacoli molte volte parla anche dei cicli che continuano a ripetersi e in effetti qui vediamo che ehm, con il fante di pentacoli c'è una forte dedizione, in questo caso al giardino, guardate che bello la raffigurazione. Però, diciamo in modo un po' più generale è la dedizione ad un progetto, ehm, ad un lavoro piuttosto che a un percorso di studi. E qui ho come l'impressione che ci sia la necessità di far venire a galla qualcosa o di tagliare qualcosa. Se pensiamo che il giudizio è la telefonata, la chiamata, può anche parlare di una chiacchiera, diciamo, l'asso di spade, lo stesso fa riferimento a delle chiacchiere, a un confronto, a qualche tipo di questione che viene a galla e che, essendo appunto un asso di spade, taglia quello che è la realtà che avete avuto fino ad adesso. Il 2 di spade vi dice che c'è una questione, un bivio, insomma, da dover affrontare. Anche qui abbiamo un 2, qui anche abbiamo un 2. Hanno energie un po' diverse, però
Ho come la sensazione, allora, questo 7 di spade potreste anche essere voi che volete scappare da questo nuovo progetto perché comunque le responsabilità potrebbero essere tante, ok? Però qui, se fosse così, si tratta semplicemente di comunicare quello che sentite, quello che provate e diciamo anche di togliervi un po' la benda da davanti agli occhi, ecco. Quando c'è il 2 di spade è sempre un bivio. Andiamo a vedere. 3 di bastoni. Abbiamo un 9 di coppe al contrario e la carta dell'imperatore, quindi devo dire che in un certo senso una stabilità in questo progetto, in questa magari nuova casa, se per qualcuno fa riferimento a una casa, in questo nuovo commercio, in questo nuovo scambio, mi verrebbe da dire, c'è una sorta di stabilità, c'è una sorta di ricchezza, di costanza anche, però c'è qualche cosa qua che con questo 9 di coppa al contrario che non vi soddisfa a pieno. Anzi, direi che ho come la sensazione che siate un po' fermi o arriviate da un periodo di fermo dove semplicemente vi siate un po' goduti quel successo che è già arrivato, quel piccolo traguardo già raggiunto. Non tanto perché non avevate voglia di fare qualcosa, ma perché sento che molte persone erano come in osservazione di come si sarebbero evoluti gli eventi e adesso con questo asso di bastoni è ora di agire, è ora di muoversi, di andare verso nuovi traguardi, verso nuovi ambienti societari. 10 di bastoni al contrario e la regina di bastoni. È ora di riprendersi in mano il proprio potere personale. Il 10 di bastoni normalmente fa riferimento a delle responsabilità, delle energie che è necessario lasciarsi indietro perché sono troppo pesanti. In questo caso è girato al contrario, quindi qui c'è da fare qualche cosa per iniziare a lasciarsi indietro delle responsabilità o per qualcuno delle persone, perché la regina di bastoni può rappresentare un capo, una madre, il partner, la partner, che con questo non voglio dire che bisogna lasciarsi indietro la persona in sé, ok? Però certi atteggiamenti all'interno di una relazione vanno ricalibrati. È come se nel caso l'altra persona avesse delle aspettative nei vostri confronti, ridimensionare un po' queste aspettative e anche i compiti di gestione sia degli impegni che della casa proprio. Se non è la casa è l'azienda. Ripeto, questo è generale, quindi riguarda un po' tutto. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Abbiamo un fante di bastoni e la carta dell'eramita. Interessante. Interessante. Voglio andare a vedere anche 7 di spade. Re di coppa al contrario e 2 di pentacoli, nuovamente. Devo dire che, ragazzi, i 7 di spade e questo gruppo di carte così mi fanno un po' pensare che siate voi che vogliate scappare dalla situazione per probabilmente questo 10 di bastoni, perché c'è qualche cosa che vi pesa e quindi qui fate proprio fatica a fare le cose con amore, mi verrebbe da dire. Certe persone lo sentono proprio come un peso, come un dovere, in realtà manca un po' di passione probabilmente nell'affrontare un certo tipo di discorso. Il 2 di pentacoli, ripeto, fa riferimento anche a dei cicli di tipo karmico. Se per voi, per esempio, è un atteggiamento abbastanza consueto scappare dalle difficoltà, chiedetevi perché lo fate. Cioè, ci sta, è lecito, nel senso uno può decidere come affrontare le proprie difficoltà, se scappando, se non lo so, o facendo altro, però l'importante è che si sia consapevoli del perché si agisce in un determinato modo. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. Mm. Abbiamo cavaliere di coppe, 6 di bastoni e un 3 di bastoni al contrario. Oh, si sono girate anche queste carte. La morte e l'8 di pentacoli. Sì, ho come la sensazione che... Allora, qui avevamo il bivio, qui abbiamo una carta che ci parla
anche questa di indecisione. Comunque qui sento che probabilmente verso fine gennaio qualcuno vi potrebbe fare un'offerta. Potrebbe anche essere un'offerta che vi porterebbe alla notorietà, al successo personale, a trovare quella coppa che qui mancava fondamentalmente. Può essere tranquillamente un'offerta di lavoro, comunque un'offerta che riguarda la vostra quotidianità, ma qui c'è da cambiare o il lavoro o la quotidianità con la carta della morte. Ho come l'impressione che apparentemente questa offerta possa essere molto allettante, ma c'è da cambiare tutta una questione già in piedi, per cui anche voi non sappiate bene. Andiamo a vedere il fante di denari. Due di coppa al contrario, 6 di coppa al contrario, 7 di bastoni al contrario. Allora, c'è la carta del giudizio, c'è il 6 di coppe. Per qualcuno questa proposta potrebbe arrivare da una persona che conoscete da molto tempo, o più semplicemente potrebbe essere una proposta che viene fatta nuovamente, magari anche da persone diverse, però la stessa proposta di tanto tempo fa. Però qui, ragazzi, ho come la sensazione che non vogliate collaborare, non vogliate legarvi, non vogliate fare promesse, con qualcuno. Qui comunque c'era la carta dell'eremita. Qui state cercando di capire, secondo me, se andare avanti cioè da soli per la vostra strada o se accettare l'offerta che vi viene proposta, che vi verrà fatta. Andiamo a vedere l'asso di spade. Abbiamo il diavolo e il 10 di pentacoli. Sì, ho come la sensazione che vi proporranno come un contratto, che però essendoci il diavolo potrebbe essere un contratto di esclusiva, un contratto un po' troppo vincolante probabilmente, ed è per quello che a voi non risuona tanto e siete in questa fase dove semplicemente non volete uno scambio, non volete creare compromessi. ehm, Vi sento un po' in una posizione di svantaggio in realtà nei confronti di questa nuova situazione che si presenterà. Ed è per quello che alla fine della lettura poi avete anche il 2 di spade, perché giustamente sento che neanche voi vedrete le cose in modo molto chiaro. Tenete presente che anche qui avete il 7 di spade. C'è qualche verità non detta, qualche questione qui che non è ancora venuta a galla, che bisogna affrontare. Comunque, avere l'asso di spade alla fine della lettura, ragazzi, vi consiglia fondamentalmente di tagliare quello che non serve più, compresi i condizionamenti e i contratti grossi o anche certi rapporti familiari, perché il 10 di pentacoli fa riferimento alla famiglia allargata. Qui probabilmente c'è qualcuno che si sente un po' troppo condizionato dal tipo di realtà che sta vivendo, sia che sia familiare sia che sia lavorativa. Ehm, Ed è questione di far valere la propria verità, parlare, comunicare, dire ok, per me non è così come dite voi, per me è in quest'altro modo. Sì, ma ci sarà una presa di consapevolezza, secondo me. Con il giudizio, il diavolo, secondo me, e anche la carta dell'eremita, perché comunque c'è la possibilità di fare una sorta di introspezione, di valutare. Avete tanti due, quindi siete in una fase dove state soppesando, secondo me. Ok, andiamo a vedere ancora un ultimo oracolo. Vediamo come chiude la lettura per gli amici dello Scorpione. Carta numero 22. Mm. Questa carta vi dice che potrebbe esserci un cambio di luogo. Può essere un cambio lavorativo, un cambio abitativo. Parla anche di viaggi e sono anche viaggi interni, viaggi interiori e non necessariamente devono essere viaggi fisici, esteriori.
però è come se foste guidati, e vi ricordo che qui con la carta del giudizio avete l'angelo che vi guida. È una bellissima carta, ragazzi. Siete in qualche modo guidati in questo tipo di percorso. Diciamo che la guida migliore siete voi stessi, comunque, con la carta dell'eremita. Bene, amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Se insomma la lettura è stata di ispirazione, fatemelo sapere con un like, potete iscrivervi, potete commentare, potete condividere, ogni tipo di supporto per me è molto importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!